Buonasera a tutti amici e bentornati di nuovo nel nostro canale di mobilità elettrica sostenibile. Buonissimo 2023 a tutti! Tantissime bellissime cose ovviamente per questo nuovo anno che ci accingiamo a intraprendere dopo un 2023, un 2022 che non è stato male, dai, non è stato male, con qualche difficoltà su alcuni frangenti, ma insomma andiamo ad affrontare un 2023, speriamo davvero pieno di gioie per tutti. In questo video, l'avevo detto già nella settimana passata, nel video precedente, in cui abbiamo fatto alcuni confronti tra mobilità, quindi elettrica e endotermia, quindi benzina, diesel, GPL, mild hybrid, no, full hybrid, scusate. In questo video andremo a vedere come poter risparmiare con la nostra vettura elettrica, andando ad utilizzare, ad affrontare quelli sono i vantaggi della mobilità elettrica, quindi utilizzando tutte quelle sono le opzioni possibili per poter decurtare un po' quelle sono le spesistiche per la ricarica e andare ad affrontare al meglio il nostro percorso quotidiano con questa mobilità. In questo 2023 come lo cominciamo? Lo cominciamo abbandonando, tra parentesi, la nostra wallbox. Questo perché, come abbiamo visto nel video passato, praticamente siamo in leggero vantaggio rispetto a quella della mobilità endotermica tradizionale, leggero svantaggio rispetto al GPL. Comunque sia, siamo in quell'ordine dei idei, ma noi vogliamo poter risparmiare ulteriormente e andiamo a sfruttare quelle che sono le opzioni disponibili per la mobilità elettrica. Alcuni di voi potrebbero ricaricare in azienda se l'azienda è generosa, cosa a me non capita, o potrebbe utilizzare quelle sono le opzioni gratuite che tuttora vi sono all'interno di quello che è il mercato nazionale. Mi faccio riferimento ad esempio magari ai vari Lidl che potrebbero essere disponibili. Alcuni comuni che hanno reso disponibili alcune modalità di ricarica gratuita o altre opzioni. Comunque sia, noi andremo a vedere quello che è l'opportunità per coloro che vanno a ricaricare nelle infrastrutture pubbliche e vedere un po' quanto ammonta tutte quelle sono le spesistiche. Metteremo una grafica ovviamente per notare tutti quelli sono dettagli. Inizialmente metterò un frame immagine per ricordare il punto di partenza, quindi il confronto della settimana scorsa, che eventualmente, se volete, metterò magari un linkettino da queste parti o conclusione del video per poter andare a vedere quelle sono le opzioni disponibili. Andiamo a vedere intanto come poter risparmiare. Cominciamo. Come dicevamo, partiamo con la grafia della settimana scorsa, il punto di partenza, quindi quanto spenderemo 3000 km con la nostra Opel Corsa elettrica in elettrico o con altre mobilità, utilizzando tutte quelle che sono le piccole del mercato per trovare le opzioni più economiche delle stesse. Quindi siamo poco oltre 180 euro, come dicevamo, per percorrere 3000 km. Ma noi andiamo a vedere come risparmiare e utilizzare quelle sono le opzioni disponibili dal mercato elettrico. 420 kWh, 3000 km, come dicevamo, andiamo a vedere come poter utilizzare al meglio i nostri denari. E io quello che consiglio è inizialmente di avere, prima di parlare di tariffe e quant'altro, vi voglio parlare di quelle sono le applicazioni che consiglio di avere. Spesso e volentieri vedo online un po' di confusione, sembra ci voglia 1,5 miliardi di applicazioni e 3,5 miliardi di tesserine per poter ricaricare. Non è affatto vero, io ne ho diverse effettivamente sul mio device e anche come tesserine, tag e simili, ma questo perché una volta uno entra nelle mobilità elettriche magari si incuriosisce, va a vedere online quali sono le altre opzioni, altri operatori di mercato per poter cogliere quelle sono le opzioni per poter risparmiare un qualcosina. Ma in linea generale ci sono due operatori che io consiglio, due soli. Uno è Enel-X, questa è la loro tesserina, e l'altra è B-Charge, gruppo Eni, quindi Eni ed Enel per capirsi. Anzi, lo metto dalla parte di qua perché credo sia più giusto. Questa è la tesserina di Eni, quindi B-Charge, e l'altra di Enel-X. Come dicevo, io consiglio prettamente di avere queste due, niente di più, niente di meno. Poi almeno scegliete un po' quella è del caso, e ora in questo video vedremo tutto. 420 kWh, 3000 km, come dicevamo.
420 kWh, come potremmo ripartirli per avere la possibilità di ricaricare e risparmiare utilizzando quella è l'infrastruttura pubblica. La migliore di tutte è Enel-X. Enel-X permette con la Flat Large, la loro opzione in abbonamento, di avere 145 kWh per 45 euro, quindi molto vantaggioso. Come diciamo, c'è 420 kWh da ricaricare, praticamente sono 3 Flat Large. La cosa bella di Enel-X è che voi potete avere un'opzione che gli abbonamenti sono mensili, ma poterlo riattivare in continuazione all'interno del medesimo mese, quindi è vantaggioso. Voi arrivate a conclusione della prima Flat Large, voi che fate? Tornate in opzione in tariffa diciamo a consumo e subito riattivate quella è la tariffa in abbonamento, quindi poter avere continuamente una nuova Flat Large all'interno del medesimo mese, quindi è veramente vantaggioso. Grafica, almeno vediamo più anche quelli sono i costi. Come dicevo, praticamente sono 3 Flat Large, perché 3 Flat Large sarebbero 435 kWh, noi ne consumiamo 420 come dicevamo, in teoria sono 130,2 euro. Il costo più o meno è di 31 centesimi al kilowattora con come dicevamo Flat Large di Enel-X, 130 euro. Se considerate che si partiva da una base di 180 e qualcosa, abbiamo già risparmiato una cinquantina d'euro, cosa molto interessante. Altro operatore che mi sento di consigliare assolutamente, perché dopo vi dirò anche un'altra opzione che permette quest'ultimo operatore, è B-Charge. Quindi andiamo sul gruppo Eni che permette, è un po' più rigido per quanto riguarda i loro abbonamenti. Questo dico perché è rigido, perché voi che avete acquistato un loro abbonamento non potete riattivarne uno successivo se lo avete concluso. Vi faccio degli esempi. Gli abbonamenti più importanti di B-Charge sono da 250 kWh da 500 kWh. Gli abbonamenti, come dicevo, sono mensili, ma se voi attivate un loro abbonamento, finché non è concluso il mese non potete cambiarlo, sostituirlo o averne uno nuovo. Abbiamo 250 kWh, faccio un esempio, andiamo a concluderli tutti e lì ci siamo, non possiamo attivarne un altro, dobbiamo aspettare che concluda il mese di abbonamento per riattivarne uno successivo, quindi da questo punto di vista è molto più rigido. Andiamo a vedere con grafica dedicata quanto sarebbe, insomma, con le loro spesistiche. Come dicevo, hanno degli abbonamenti un po' più rigidi. Potremmo acquistare uno da 250 kWh per 90 euro al costo di 36 centesimi unitario, dico, o 500 kWh per 175 euro 35 centesimi prezzo unitario. Ma come vi dicevo sono un po' rigide, quindi concluse queste tariffe voi dovreste trovare magari con Enel-X una nuova tariffa per andare a concludere il mese. E quindi queste sono le opzioni con B-Charge. L'altro operatore, come vi dicevo, Tesserina, altro operatore che io vi consiglio, 2 operatori in definitiva, niente di più, niente di meno. Quindi da questo punto di vista la mobilità elettrica è molto semplice, non stiamo troppo ad ascoltare, poi è vero ci sono tanti operatori, ma insomma in linea generale io consiglio questi 2. Semplicemente e solamente le opzioni di risparmio che permette B-Charge, come vi dicevo, sono 2 molto interessanti. Uno, e potrei fare lo sfacciato, generalmente non lo faccio perché non credo che abbiate mai visto nei video dettagli di questo genere. Io ve lo metto lì perché magari potreste fare anche voi altrettanto, semplicemente solamente questo. Se voi andate a invitare degli amici all'interno di quello che è l'applicazione B-Charge, se uno non ha un'applicazione B-Charge, uno va a installarla, mette un codice diciamo di riferimento di un'altra persona che già in questo momento è all'interno di B-Charge, la persona che dona il proprio codice personale ha 5 euro di ricarica a consumo, la persona che va a immettere il codice all'interno dell'applicazione poi va a inserire un metodo di pagamento, invece ne ha 10. Quindi in questo caso metterò il fumettino, ma veloce. Io ho un mio codice personale, una persona che guarda questo video magari lo va a inserire nella propria applicazione B-Charge, dopo va a immettere un metodo di pagamento, lui che ha immesso il codice personale ha 10 euro di diciamo di vantaggi alle colonnine di ricarica, io ne avrei 5, quindi questa è un'opzione che uno può utilizzare. O cosa più importante ancora, assolutamente,
è quello di avere, volevo farlo ma ancora non mi è arrivata una tesserina, sarebbe stato carino perché arriva poi anche una tesserina a casa, è iscriversi al Tesla Club. Voi direte: Marco, ma te non hai una Tesla? Me ne sono accorto anch'io, non ho una Tesla, ma ho una splendida Opel Corsa elettrica. Voi andate, tanto metterò qua tutto il link, ma soprattutto lo metterò qua sotto in descrizione, quindi non vi state a preoccupare se non riuscite a prendere tutte quelle il codice, tanto qua sotto in descrizione metterò il tutto. Voi andate a iscrivervi al Tesla Lab, non importa, non è obbligatorio avere una Tesla, quindi voi avete due opzioni: vi registrate come proprietari di Tesla o appassionati di Tesla. Poi per il vantaggio vi sto a dire è la medesima cosa. Cosa avrete? Avrete il 20% di sconto sugli abbonamenti di V-Charge fino al 31 di marzo. Quindi cosa molto vantaggiosa. Io sono stato un po' lastro, per quale motivo ve lo dico? Sono iscritto al Tesla Lab, mi arriverà la tessera, poi mi sarebbe garbato farvela vedere, ma insomma non l'ho ancora a disposizione. Ho fatto nel mese di dicembre la registrazione all'abbonamento di V-Charge. Sono stato un po' lastro perché mi sono detto la faccio prima della conclusione del mese, almeno visto che il vantaggio conclude il 31 di marzo, sono aperto anche per la maggior parte di aprile. Pollo, perché l'ho fatto prima, sì è vero, ma mi sono scordato cosa? Che febbraio dura 28 giorni, porca miseria, accidempola a me. E quindi sicuramente l'ulteriore rinnovo lo avrò a marzo, conclusione di marzo, pollo, e quindi aprile non sarò ancora coperto, perché sicuramente l'ho fatto il 30 di dicembre, perché poi il mese di gennaio ha 31 giorni, quindi mi sono detto il 30 di gennaio mi si rinnova, marzo sempre 31 giorni, quindi il 30 marzo mi si rinnova, visto che l'offerta conclude il 31 di marzo, e quindi sono aperto per maggior parte di aprile. Poi mi sono scordato che a febbraio dura 28 giorni, non ci ho pensato, quindi sicuramente l'ultima promozione mi scade il 28 di febbraio, mi si rinnova il 1 di marzo e quindi faccio marzo e basta. Bravo Bischero. Tanto vi metterò qua il vantaggio, anzi metterò proprio la schermatina per far vedere come funziona con il loro abbonamento con questo vantaggio del 20%. Abbiamo, come dicevamo, l'opzione la possibilità del 20% di sconto con gli abbonamenti di V-Charge, questo fino a fine marzo. Cosa molto vantaggiosa, perché per esempio l'abbonamento da 250 kWh che aveva un costo di 90 euro, come dicevamo, lo abbiamo a 72 euro, quindi con 18 euro di risparmio. Praticamente paghiamo 28,8 centesimi al kilowattora rispetto ai 31, come dicevamo, con NLX. Quindi cosa molto vantaggiosa. Cosa faremo noi? Faremo un abbonamento V-Charge da 250 kWh, 72 euro, e uno NLX da 145 kWh, come dicevamo, per 45 euro. Costo totale 117 euro per 395 kWh, con un costo di 29,6 centesimi al kilowattora. Cosa direi molto vantaggiosa. Voi potreste dire: Marco, sì, ma era un totale di 420 kWh, così ti sei a 395, vero? Però io in linea generale faccio qualcosa meno di 3000 km, perché sono 100 km al giorno per 6 giorni alla settimana e una cinquantina la domenica, quindi dovrei essere coperto in questa maniera. Nell'eventualità mancano, come dicevamo, 35 kWh, no 25 scusate, kWh, potremmo attivare una nuova NLX che poi mi varrà anche per il mese successivo, quindi sono 7,75 euro se non ricordo male per questi 25 kWh che manca per 31 centesimi al kilowattora. Insomma, praticamente io con 120 euro neanche riesco ad affrontare il mese, rispetto a quelle, insomma, sarebbe l'opzione in questo momento con ricarica domestica. Ovviamente la meta conclusiva sarà ritornare a ricaricare con lei. Andremo a vedere un po' come prosegue, diciamo, questo inizio 2023 con le varie tariffe diciamo di energia elettrica. In linea generale dovrebbero ricominciare a abbassare, visto che l'utilizzo del gas si abbasserà con il periodo più caldo, magari avranno trovato delle opzioni, magari questa guerra concluderà e quindi si ritornerà a un livello tranquillo per quanto riguarda le tariffe di corrente elettrica. Riattiveremo
diciamo una nuova tariffa per la corrente domestica e quindi ricominceremo a utilizzare lei. Ma nel frattempo niente ci vieta di utilizzare quelle sono le opzioni per il mondo elettrico, quindi gli abbonamenti, anche sempre con il 20% di sconto con l'iscrizione al Tesla Club. Come vi dicevo, qua sotto in descrizione metterò tutti quelli che sono i link giusti per potersi iscrivere e avere questo vantaggio veramente interessante, non solo per coloro che hanno una Tesla di proprietà, ma anche per tutti quelli che sono gli appassionati di Tesla, ma anche in mobilità elettrica generale. Non è che stiamo qui a sindacalizzare, ma a utilizzare quelli che sono i vantaggi disponibili per il mondo a zero emissioni. Cosa molto interessante, e spero ovviamente di avervi dato tutti i là possibili per una scelta elettrica sostenibile anche dal punto di vista economico. Come vi dicevo, poi i vantaggi sono il bollo almeno per 5 anni non si paga, la manutenzione è minimo perché non avete olio da cambiare. Per esempio, io faccio oltre 30.000 km annui, avrei sicuramente ogni 20.000 da cambiare l'olio, non mi ricordo una cosa del genere, non è passato più di 2 anni che sono in elettrico e non ho certo voglia di scendere, e quindi sono 100 e passa euro solo di risparmio anche da quel punto di vista lì. Il bollo, come dicevo, l'assicurazione, il 50% di sconto, insomma tanta roba. E intanto affronteremo questo 2023 con l'infrastruttura pubblica, sia per quanto riguarda la AC che abbiamo non troppo lontano da casa, quindi l'opzione è quella di arrivare all'infrastruttura, attaccare, collegare la macchina, venire a piedi a casa, mangiare, fare la cena con calma, poi andare a recuperarla e portarla a casa. Non è che lo fare tutti i giorni, ecco. Quindi una volta ogni 2 o 3 giorni fare una cosa del genere, niente di trascendentale. Oppure, visto che noi facciamo tanti chilometri giornalmente, utilizzare quelle sono le fast del viaggio tra andata e ritorno, e quindi a maggior ragione poter utilizzare quelle sono le infrastrutture fast, fermarsi 5-10 minuti, niente di che, andare a rispondere a alcuni di voi che mi scrivono all'interno dei vari canali Instagram o Facebook, e nel frattempo ricaricare. Niente di trascendentale, e anzi, utilizzando quelle sono le infrastrutture fast, abbassare quello il livello di dispersione in ricarica. Dispersione in ricarica che in AC in corrente alternata è maggiore rispetto alla DC in corrente continua, quindi questi 420 kWh caricarsi sempre alle fast, per capirsi, sarebbero anche minori, perché si andrebbe a ridurre il livello di corrente perduta nella trasformazione dalla infrastruttura alla vettura. Nel frattempo sento che il prete sta suonando in continuazione e infesta pure lui. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio, vi do innanzitutto un bacione a tutti, un buonissimo 2023 di cuore a tutti. Io sono sempre un po' goliardico e quindi oggi siamo vestiti sempre da Natale, perché comunque sia siamo in festività e c'è voglia di stare in allegria e in compagnia, stare possibilmente anche rilassati senza andare a lavorare una settimana. Pazzesco, succede anche a me. Un bacio a tutti ragazzi, sempre Forza Elettrico, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste fatto, e noi ci vediamo qua ogni sabato alle 10 un nuovo video, quindi la settimana prossima vedremo un po' di cosa ragionare, ma il mondo elettrico è splendido perché poi sono 1 miliardo di informazioni da poter dare, e spero di potervele dare nel miglior modo possibile. Un bacione davvero a tutti e sempre Forza Elettrico, alla prossima, ciao! Beh, questa colonnina ci vedrà spesso e volentieri in questi mesi. Ora vado da lei, vi ricordate, no? È la colonnina di B-Charge che abbiamo utilizzato anche nel video per vedere le tempistiche di ricarica. 100 kW lei nella sua potenza piena, mettiamola in questa maniera. La nostra vettura più di 100 kW non prende per quanto riguarda la ricarica in corrente continua, quindi lei è perfettissima per la nostra vettura. In questo momento utilizzata da una 500 elettrica, tanto noi non abbiamo bisogno, ma generalmente utilizzeremo quella in AC che vi ho fatto vedere prima, oppure vengo da lei. Ci sto un quarto d'ora, 20 minuti, tanto per l'uso diario, mi basta anche per il giorno dopo. Tra poco, in eventualità mi metto anche un bigliettino, insomma, delle tempistiche della nostra vettura elettrica in ricarica. Lei iper comoda. O magari nel prossimo futuro poter mettere in abbonamento anche quella maggiore da 500 kWh. Io non l'ho fatta perché non mi servono tutti questi kWh, magari un giorno voglio fare anche un viaggio. La cosa vantaggiosa di avere questi abbonamenti rispetto a caricare a casa è quella è praticamente
qualsiasi cosa possa accadere, un viaggio, una vacanzina, un giro fuori porta un pochino più importante, poter ricaricare senza andare ad attivare un abbonamento apposito. Lo abbiamo già. Potremo eventualmente fare anche l'abbonamento B-Charge da 500 kWh per 140 euro rispetto ai 175, come dicevamo poc'anzi, con questo 20% di sconto con il Tesla Lab, che a livello mio di spesa attuale di corrente elettrica per il mio utilizzo sarebbero 3571 km. Praticamente per effettuare 3571 km con la nostra Opel Corsa elettrica io potrei eventualmente fare questo abbonamento da 140 euro. Spettacolo ragazzi, 140 euro per tutti questi chilometri, mamma mia, mamma mia. Che poi ragazzi, avere un abbonamento in sé porta bene, guardate un po' dove siamo andati il primo dell'anno, Rafallo, e guardate il parcheggio. Da annotare il parcheggio, no vabbè, siamo praticamente vista mare, no, non sto serendo.